Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Vi siete mai chiesti perché la cura del look di un ballerino per uno show, per una gara sia così importante? E quali sono le capacità che un ballerino o una ballerina devono mettere in pratica per presentarsi al meglio in queste occasioni? Ma prima di iniziare mi presento per chi fosse nuovo sul mio canale. Io sono una ballerina professionista, coreografa, campionessa mondiale di salsa e maestra di ballo di danze caraibiche. Se anche tu vuoi ottenere grandi risultati e soddisfazione, sfruttare al massimo le tue capacità, le tue potenzialità nel ballo, puoi iniziare a farlo iscrivendoti al mio canale Arianna Bazzini's Coaching e attivando la campanella. Sul mio canale tratto temi di competizioni di ballo e danza, preparazione ad una competizione, danza sportiva, cura del look di un ballerino, vlog e coaching. Alla fine di questo video capirai quali sono i motivi che portano i ballerini a diventare anche truccatori, stilisti e parrucchieri per prepararsi ad uno show a 360 gradi. E quanto c'è dietro la preparazione di un singolo show, quindi ti consiglio di guardare questo video fino alla fine. Perché la cura del look non può essere assolutamente trascurata dai ballerini, ma anzi fa parte anch'essa della preparazione e della buona riuscita dello show e della performance. Ci sono discipline di ballo in particolare che richiedono ancora più attenzione nella cura del look. Per esempio sto parlando delle danze caraibiche, le danze latinoamericane e le danze standard. Ovviamente ne ho citate solo alcune, ma diciamo che questo concetto si esprime maggiormente quando parliamo di danza sportiva e di competizioni. Quindi in questo caso si richiede ai ballerini e agli atleti una buona preparazione non solo nella conoscenza tecnica del loro ballo, ma anche nella preparazione, nella loro presentazione ai giudici. La cura dei particolari deve essere estremamente minuziosa, quindi abbigliamento, trucco, parrucco, talvolta addirittura la bronzatura sono degli elementi importanti su quali i giudici o anche uno spettatore esprime un giudizio. Quindi si tiene conto anche di questi aspetti che non sono mai da sottovalutare. Questo concetto riguarda sia i ballerini che le ballerine, anche se ovviamente le donne ci mettono molto più tempo a prepararsi. Si sa, è una storia vecchia come il mondo e io ho sempre odiato questa cosa. Mentre noi ballerine dobbiamo seguire una tabella di marcia super serrata per essere pronte in tempo, i ballerini invece possono tranquillamente rilassarsi, farsi il pisolino, stare seduti, guardarsi un po' il telefono, svegliarsi la mattina più tardi. Odio profondo. Quando ho iniziato a fare i miei primi spettacoli e le mie prime gare, non avevo assolutamente idea di quanto fosse importante questo aspetto e soprattutto di come fare a prepararmi nella maniera giusta. Quindi facevo proprio degli esperimenti e ora sinceramente se guardo qualche vecchia foto, mamma mia. E all'epoca mi sembrava già tanto, cioè ero orgogliosissima di come mi conciavo, anche perché ci mettevo tipo 5 ore tra depilazione, trucco, parrucco e abbronzante. Adesso, dopo anni di allenamento e di esperienza, in qualsiasi luogo io sia, quindi camera di albergo, a casa o in un backstage, sono pronta in un'ora, più o meno, un po' di più. Ognuno di noi immagino abbia il suo rituale di preparazione e negli anni si affina la tecnica, si affina la manualità in modo da diventare sempre più veloci ma ottenendo sempre un risultato eccellente. Quando anni fa mi preparavo, quindi circa 5 anni fa, in realtà non tantissimo tempo fa, avevo talmente ansia della gara e dello show che mi veniva male tutto, quindi dovevo continuamente truccarmi e struccarmi, fare i capelli e poi scioglierli perché venivano bruttissimi. Adesso ormai non provo più quel tipo di ansia che addirittura mi faceva passare l'appetito, anzi adesso ho ancora più fame. Non è la stessa ansia perché ho abituato la mia mente a gestire quel tipo di stress e poi amo quello che faccio e mi rilasso pensando che sono veramente fortunata a fare un lavoro che mi appaga al 100%. Il ballo secondo me è proprio come il teatro, quanta cura per ogni particolare. Secondo me è esattamente come un matrimonio, anzi al mio matrimonio credo che ci metterò meno tempo. Comunque, se sei un ballerino e non ti curi abbastanza esteticamente, vuol dire che non dai abbastanza importanza a quello che stai facendo, capita? Quante volte per non dover rifare l'acconciatura, perché appunto tira oggi, tira domani, lacca oggi, lacca domani, gel oggi, gel domani, la pelata si avvicina. E se volete ascoltare un po' i miei racconti sulle mie disavventure con le acconciature da ballo, cliccate qui.
quante volte ho dormito tipo geisha, quindi con la testa sollevata per non rovinare l'acconciatura, sempre a pancia in giù e così. Perché volevo evitare di rifare l'acconciatura il giorno dopo, perché magari quel giorno finivo la gara in tarda serata e poi dovevo di nuovo essere pronta e in pista la mattina alle 9:30. E tutto il giorno con sti capelli che tirano fino a farti venire il mal di testa. Ecco, noi ballerine soffriamo, ma soffriamo con orgoglio, perché chi bella vuole apparire. Il ballo è estetica non solo del movimento, ma anche del corpo, e secondo me la cosa più bella è creare anche negli anni un proprio stile personalizzato che ci renda riconoscibili rispetto agli altri ballerini. Anche se non siamo dei make-up artist o dei parrucchieri, possiamo comunque imparare a farlo dedicando del tempo a migliorare queste capacità. È risaputo che un metro di valutazione per giudicare il livello di un ballerino è anche capire qual è la professionalità con la quale si prepara esteticamente ad una competizione. Io stessa quando giudico tengo molto conto di come i ballerini si presentano in pista. Per esempio, la ballerina deve avere un'acconciatura ben tirata, non tutti i ciuffetti fuori che fanno un po' di sciatto, deve avere un trucco ordinato e pulito, i ballerini devono avere una barba ordinata, i capelli sistemati con un senso. Poi ragionate anche su questa cosa: se parliamo nello specifico di danza sportiva, quindi il ballo inteso come sport, ecco, il ballo purtroppo è l'unico sport nel quale anche mentre stai faticando, sudando durante la performance, non puoi assolutamente far vedere lo sforzo, soprattutto nella tua espressione facciale. Anzi, il viso deve sempre esprimere rilassatezza e devi sempre essere perfetto e impeccabile. Nel momento della performance, un ballerino o una ballerina deve diventare quel personaggio che vuole rappresentare. Quindi è per questo che dico che il ballo è come il teatro. Noi recitiamo una parte, ma al tempo stesso siamo noi stessi. Un capitolo a parte andrebbe aperto solo sugli abiti da ballo e i vestiti che i ballerini utilizzano sia per le gare che per le performance. E infatti vi anticipo che presto uscirà un video in cui tratterò proprio questo argomento nello specifico. Pubblicherò sul mio canale anche dei tutorial per il trucco e per le acconciature da gara. E adesso ti voglio chiedere: qual è la tua visione del ballerino o ballerina perfetto dal punto di vista estetico? E se sei un ballerino o una ballerina, quanta importanza dai alla cura del look, alla cura del tuo look? Credi di dare abbastanza importanza oppure credi che potresti ancora perfezionarti e migliorare? Scrivilo nei commenti e soprattutto scrivimi anche se ti farebbe piacere avere qualche consiglio su come prepararti per le tue gare. Se ti è piaciuto il video, seguimi su Instagram e iscriviti al mio canale Arianna Bazzinis Coaching. Se non vuoi perderti i prossimi video che saranno inerenti all'argomento del look dei ballerini, clicca la campanella qui. Ciao ballerini, al prossimo video!